Oggi vorrei provare a rispondere a una domanda che in realtà non mi è stata posta qui sul canale, ma che compare ciclicamente sui social, dando vita spesso a dibattiti anche troppo accesi. Esistevano cittadini romani di colore? Ora, questa domanda ha cominciato a comparire con sempre più insistenza a partire dal 2015, in concomitanza con l'uscita di un cartone animato della BBC dedicato alla storia dell'Inghilterra. In questo cartone animato si vede un personaggio, Quinto Lollio Urbico, che effettivamente è stato governatore della Britannia durante il secondo secolo d.C., rappresentato con delle fattezze evidentemente subsahariane. Ora, questo ha scatenato immediatamente una reazione da parte di elementi della destra identitaria, che hanno accusato la BBC di fare blackwashing, di ritingere di nero la storia, sottolineando che Urbico, nativo del Nord Africa, al massimo avrebbe potuto avere delle ascendenze berbere, ma non certo subsahariane, e che in generale l'idea di un cittadino romano di colore, soprattutto che ricopriva un ruolo particolarmente elevato, era un delirio mondialista esautorato di qualunque validità. D'altro canto, una certa sinistra ha difeso a spada tratta il cartone animato, dicendo che la Britannia di epoca romana era invece un contesto altamente variegato e multietnico, e per dare delle basi a queste dichiarazioni hanno portato degli elementi sia epigrafici sia archeologici. Ora, dal mio punto di vista, si tratta di due posizioni, una assolutamente errata e un'altra comunque eccessiva, e questo perché entrambe le posizioni cercano di piegare la storia a una propria ideologia politica, che è qualcosa di sostanzialmente stupido, perché non c'è nulla di presente nelle società antiche che può essere usato per nobilitare un elemento proprio di una società moderna. Le società antiche condividevano elementi che per noi oggi sono inaccettabili, come la schiavitù, un ruolo della donna decisamente inferiore a quello dell'uomo, un'elevata violenza e soprattutto una struttura economica che, in una percentuale variabile, era sempre basata sulla rapina delle risorse delle culture vicine. Di conseguenza, il fatto che in seno alla cultura romana, alla società romana, vi fossero cittadini di colore o non vi fossero cittadini di colore, non può essere usato né per validare né per esautorare l'idea di una società multietnica oggi. Oltretutto, io personalmente vorrei spendere due parole molto brevi relative al cartone della BBC. Anche se ha fatto molto scalpore la figura del funzionario romano di colore, in realtà all'interno del cartone animato si vede addirittura un guerriero celta di colore. Quindi è evidente che la volontà del cartone della BBC non era certo quella di presentare uno spaccato storicamente fedele della Britannia, ma al contrario aiutare a costruire nei giovanissimi spettatori una coscienza nazionale condivisa, anche presso a quelli che sono figli di immigrati di prima, seconda, terza, quarta generazione, proprio per evitare che questi giovanissimi possano in futuro divenire preda di questa o quella corrente politica o religiosa fondamentalista con le conseguenze tremende che ben conosciamo. Quindi secondo me si tratta in ogni caso di un'azione meritevole. Ma tornando a noi e quindi cercando di rispondere alla domanda in maniera completamente scevra di qualunque impianto ideologico, esistevano cittadini romani di colore? Se sì, da quando e in che percentuale? Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire da lontano e analizzare il contesto e la storia del bacino mediterraneo già nell'età del bronzo. Da europei siamo abituati a immaginare il Mediterraneo come una sorta di barriera, un mare che divide l'Europa dall'Africa. Questa concezione, che nasce in fase embrionale nel Medioevo e finisce per affinarsi nell'Evo moderno, è figlia della contrapposizione, in parte reale, in parte fittizia, con il mondo musulmano. In realtà, nell'Evo antico, invece, il Mediterraneo sembra essere più che altro un mare che unisce, e lungo le sue rotte i greci e i fenici andranno a colonizzare l'Italia meridionale, le coste della Francia, quelle della Spagna e quelle del Nord Africa.
Se siamo familiari con l'idea di una diffusione della cultura greca per mezzo di questi canali marittimi, a causa di una concezione figlia delle dinamiche coloniali europee, facciamo molta più fatica a immaginare elementi africani che si diffondono in Europa per mezzo di questi stessi canali. Addirittura la colonizzazione fenicia da oriente verso occidente in una certa vulgata è stata molto sminuita. In realtà, se andiamo ad analizzare il lato archeologico e letterario, ci rendiamo conto che individui di colore facevano parte delle culture mediterranee già dall'età del bronzo. Analizzando gli affreschi minoici di Creta, noi troviamo tutta una serie di individui che sono innegabilmente con caratteri subsahariani, la pelle nera, i capelli crespi, che sono ritratti nelle attività più disparate, a volte anche mescolati a individui dalla pelle più chiara. Le modalità di rappresentazione di questi elementi di colore all'interno della civiltà minoica rendono impossibile attribuire a costoro una categoria specifica. Non paiono tutti militari, mercenari, non paiono tutti schiavi, non paiono tutti stranieri, ma al contrario sembrano elementi che sono entrati a vario titolo all'interno del tessuto sociale minoico. Qualcosa del genere sembra riecheggiare anche nel mondo miceneo, o meglio nell'Odissea, che come sappiamo come l'Iliade è una sorta di collage che prende elementi diversi da epoche diverse, andando dal XIV secolo fino al IX secolo a.C., quindi elementi propri del mondo miceneo ed elementi propri del Medioevo ellenico. L'araldo di Ulisse, Euribate, viene presentato come un personaggio dalla pelle nera, dai capelli crespi, dalle spalle ampie e dalla statura imponente. Va detto che i caratteri somatici di Euribate sono presentati come qualcosa di particolare e peculiare, tant'è che la sua descrizione viene utilizzata da Ulisse per dimostrare a Penelope che lui non è un impostore. Tutto ciò che traspare quindi da questo quadro generale è una presenza non incisiva di uomini subsahariani, di personaggi di colore in seno alla cultura minoica e micenea, ma comunque presenti in maniera tale da venire citati all'interno delle espressioni artistiche di queste culture, nell'arte figurativa e in quella letteraria. A questo punto, però, ci si pone una domanda. Questi elementi subsahariani presenti nella cultura minoica e micenea, da dove arrivavano? Per rispondere a questa domanda dobbiamo confrontarci con un ulteriore preconcetto nostro proprio. Questi elementi subsahariani, a ben vedere, evidentemente non erano così subsahariani. Tolomeo e Strabone, parlando dei popoli indigeni del Nord Africa, citano gli etiopi occidentali, dei popoli di pelle nera stanziati immediatamente a sud e a sud-ovest dell'egemonia cartaginese. Strabone poi parla della mescolanza tra il popolo berbero dei Mauri, stanziato tra l'Algeria e il Marocco, e quello dei Nigriti, evidentemente una realtà subsahariana forse identificabile con gli antenati del popolo Hausa del Niger. Effettivamente vi sono diversi nomi di popoli presenti nei testi classici che parlano del Nord Africa che sembrano in qualche modo sottintendere a una commistione etnica tra elementi berberi ed elementi subsahariani, come ad esempio melanogetuli, getuli neri, e libo-etiopi. Infine, le analisi portate avanti dall'archeologo Charles Daniels sui crani dei Garamanti hanno mostrato la compresenza di elementi di fenotipo nero con elementi di fenotipo bianco ed elementi mulatti. Non solo le comunità miste sembrano tutt'altro che subsahariane nell'Evo antico, ma addirittura noi troviamo comunità nere stanziate a una distanza relativa dalla costa del Mediterraneo. Ad esempio, noi leggiamo in Diodoro Siculo come Agatocle, tiranno di Siracusa, durante la sua spedizione in Africa nel IV secolo a.C., assediò e conquistò la città di Felline, probabilmente Dugga, a 130 km dalla costa tunisina. Gli abitanti di Felline, gli Asfodelodi, vengono descritti dalla pelle nera come gli etiopi. Il quadro generale che ne risulta è quello di un Nord Africa costellato da comunità bianche di berberi, comunità miste e comunità nere, i cui appartenenti, grazie all'elevata mobilità tra le coste del Mediterraneo, promossa
già dai Fenici, dai Micenei, dovevano essere entrati saltuariamente in contatto con le culture europee, in alcuni casi entrando a far parte del loro tessuto sociale. Gli abitanti di Felline, quegli asfodeludi che secondo Diodoro Siculo avevano la pelle nera come gli etiopi, vista la posizione della loro città, dovevano necessariamente essere sottoposti all'egemonia cartaginese. D'altra parte Frontino negli Stratagemmi, quando parla degli ausiliari punici catturati da Gelone di Siracusa, per descriverli utilizza il termine nigherrimi. Crani ascrivibili a individui di colore sono stati ritrovati nei siti punici delle Baleari, in pieno Mediterraneo, e infine l'antropologo svizzero Eugène Pittard attribuì a una donna di colore o mulatta il cranio ritrovato nel famoso sarcofago della sacerdotessa di Cartagine. Ora appare quindi evidente che individui di colore erano entrati a vario titolo a far parte del tessuto sociale cartaginese. Quando Roma nel secondo secolo a.C. conquista il mondo punico e poi estende la sua influenza anche a quello numidico, diversi elementi dell'aristocrazia libo-fenicia che si mostrano collaborativi vengono insigniti della cittadinanza romana, come ad esempio il famoso muttines citato da Tito Livio relativamente all'assedio di Agrigento, che diverrà Marco Valerio Mottone. Ora, vista la componente etnica così variegata del mondo cartaginese e di quello nordafricano, noi non possiamo affermare con certezza che nessuno di questi nuovi cittadini romani fosse di colore. Quando poi Augusto, alla fine del I secolo a.C., conquisterà l'Egitto, andrà a inserire una nuova realtà fortemente variegata da un punto di vista etnico in seno all'impero romano. Questo perché l'Egitto tolemaico era gestito da un'aristocrazia macedone. Aveva al suo interno proprietari terrieri ancora macedoni, greci, ma anche traci e galati, e infine una popolazione che, se da una parte conservava l'elemento egiziano originario, era stata influenzata sia da elementi del vicino Oriente sia da elementi nubiani già tra l'VIII e il VII secolo a.C. durante la famosa dinastia dei cosiddetti faraoni neri. Dobbiamo ricordare poi, indipendentemente da elementi dell'aristocrazia nordafricana che per motivi politici potevano aver ottenuto la cittadinanza romana, che quegli ausiliari che militavano accanto ai legionari, alla fine del servizio militare, se venivano congedati senza disonore, se ottenevano l'onesta missio, venivano insigniti della cittadinanza romana. Quindi noi dobbiamo immaginare tutta una serie di elementi nordafricani, come ad esempio gli ausiliari a cavallo mauri rappresentati sulla colonna traiana, che a seguito del servizio militare divengono cittadini, e una percentuale di questi che necessariamente doveva essere di colore. Ora, il quadro che si viene a presentare per certi versi è molto simile a quello minoico o miceneo, una componente di colore che non doveva essere incisiva, ma comunque presente abbastanza da venire oltretutto citata nelle fonti letterarie. Ad esempio, l'ausiliario etiope, quindi per forza di cose nero, che nell'istoria augusta appare a Settimio Severo, lungo il Vallo di Adriano, se non è morto combattendo contro i Pitti, evidentemente alla fine del servizio avrà ottenuto la sua onesta missio e la cittadinanza romana, e come lui tutti gli altri elementi dalla pelle nera provenienti dal Nord Africa che militavano in seno alle legioni come ausiliari. Non degli elementi preponderanti, ma comunque degli elementi presenti. Un contributo molto incisivo e dirimente relativo alla questione giunge da un articolo pubblicato sull'American Journal of Physical Anthropology, relativo all'analisi di 2 siti cimiteriali proprio della Britannia romana, nei pressi di Eboracum, ovvero York, datati tra il III e il IV secolo d.C. A seguito di esame osteologico, il 32% degli inumati di un sito e il 23% dell'altro hanno mostrato caratteristiche riconducibili al cosiddetto fenotipo subsahariano. Per farla breve, il 23% degli inumati di un cimitero e il 32% dell'altro erano o di colore o mulatti. Ora, davanti a un quadro di questo tipo è sicuramente importante tener presente tutta una serie di variabili. Da una parte, una possibile eccezionalità del ritrovamento,
Bisognerebbe però poi allora dimostrare che quell'area in qualche modo era stata interessata da un particolare assembramento di individui di colore, magari con la smobilitazione di un qualche reparto di ausiliari mauri al cui interno c'era una percentuale notevole di individui di colore. Oppure bisognerebbe considerare anche semplicemente la possibilità di un margine di errore, che quando si tratta di esami osteologici è sempre dietro l'angolo. In ogni caso, davanti a una percentuale del genere, bisogna considerare che nei centri urbani romani principali, soprattutto meno periferici rispetto al Mediterraneo di York, doveva esserci in alcuni casi una percentuale di individui di fenotipo subsahariano o mulatti perlomeno analoga. Un quadro che non è completamente incisivo, ma che comunque è quantificabile. Insomma, per rispondere alla domanda iniziale, quindi, c'erano cittadini romani di colore? Sicuramente sì. Sicuramente la loro percentuale non era incisiva, ma era comunque quantificabile, e la loro percentuale probabilmente ha cominciato ad essere quantificabile, grosso modo, possiamo dire, a metà della dinastia Giulio-Claudia. Mettiamo questo indicatore ipotetico perché consideriamo che in quel periodo una percentuale congrua di ausiliari reclutati in tutte le varie parti dell'impero aveva già cominciato a ottenere l'onesta missio, a ottenere la cittadinanza romana, a entrare in maniera permanente nel tessuto sociale romano con la propria famiglia. Quindi questo è il quadro. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.